Questo posto è stato scelto per fare lo studio sulla migrazione degli uccelli, transahariani soprattutto. È un progetto lanciato dall'ISPRA 34 anni fa. Dopo aver attraversato il Sahara, debbono attraversare il Mediterraneo. Capri dista circa 350 km dalla costa africana. Possono aver bisogno o di una breve sosta se non hanno consumato molto, o altrimenti una sosta lunga qualche giorno. Poi proseguono il loro viaggio verso il nord Europa. Rosso, unità 6, 34 l'anello. Grasso 3, muscolo 2. Questi uccelli che poi vengono catturati, vengono catalogati per specie, vengono prese delle misure biometriche, tipo l'ala, la lunghezza dell'ottava remigante, peso, stato del grasso e del muscolo, peso 154. Negli anni successivi cercano di mantenere la stessa rotta e quindi quegli uccelli che sono passati per Capri lo scorso anno tenderanno a ripassare per Capri anche quest'anno. Il posto intanto è eccezionale perché abbiamo dietro questa falesia che ci ricorda in parte le Dolomiti e subito sotto il mare. Io sono 25 anni consecutivi che torno, faccio fatica ad abbandonare questo posto di anno in anno. Quando arriva la primavera vengo preso da un'agitazione. Devo arrivare qui a montare le reti per catturare gli uccelli e vedere tutte queste cose. I have loved animals my whole life. All that was best in me, I have given to them. What solace and pure joy have I not derived from my beloved birds? Tornare a Capri ogni anno. Uccelli e uomini mossi dalla stessa irrequietezza migratoria. Se i primi seguono un istinto naturale, per i secondi rappresenta piuttosto una necessità dello spirito. Il medico svedese Axel Munthe amava quest'isola. Raccontano che quando morì, vecchissimo e malato, nelle fredde stanze del Palazzo Reale di Stoccolma, in tasca avesse un biglietto per Napoli. Avrebbe voluto vedere un'ultima volta i ruderi del Castello Barbarossa, sulla cima di quella montagna che aveva acquistato per trasformarla da luogo di caccia a santuario per gli uccelli. Come loro, aveva cercato un clima più mite, lasciando giovanissimo la Svezia per abbracciare Capri e la sua luce come un nuovo orizzonte di vita. Axel Munthe era un giovane svedese che a 18 anni arriva per la prima volta a Capri e rimane totalmente colpito dalla bellissima isola.
sul dorso di un asinello va su con la scala fenicia, infatti lui, l'asinello è una ragazza, arriva qui, questa parte di Capri viene chiamata Capodimonte, si guarda intorno e dice: qui mi voglio costruire una casa. In cima ai 737 gradini della scala fenicia, il giovane Monte ha il golfo di Napoli ai suoi piedi e appena sopra la sua testa le rovine di una piccola cappella, quella di San Michele. Dal primo incontro con questo luogo talmente suggestivo che gli pare sfiorare quasi il magico, Axel Monte fa della sua vita una missione. Ogni guadagno della sua professione di medico in giro per l'Europa sarà destinato a costruire Villa San Michele. E il racconto di questa avventura diventa un libro al quale affida il progetto minuzioso della sua dimora ideale. Axel Monte ha circa 40 anni quando torna per costruire questa casa del suo sogno. Vuole questa casa, dice, aperta per il sole, per il vento e per le voci del mare, e luce, luce, luce dappertutto. E così è effettivamente. E flirta un po' anche con il neoclassicismo perché crea un atrio con un puteale del tempo di Cesare Augusto. E poi crea, a mio avviso, una bellissima transizione tra la casa e il giardino, con una specie di loggia piena di sculture di cui qualcuno è un originale, altri sono copie. Dopodiché arriva un bellissimo colonnato molto molto lungo e che fa una curva che dà un'impressione di non finire mai. Il lungo cantiere per la costruzione della villa dura dal 1896 al 1910. Il risultato è una perfetta armonia di pieni e vuoti, luci e ombre che si susseguono ritmicamente. Alla fine del loggiato, Monte colloca una sfinge egizia che dice di aver trovato in sogno sotto le rovine di una villa imperiale sconosciuta. Un reperto dei tanti presenti nel giardino, una presenza che richiama la storia leggendaria di questo luogo. A Villa San Michele ci sono originali importanti e tra questi una testa di Medusa del 300 d.C. che è una copia romana di un originale greco. C'è un bellissimo tavolo in mosaico cosmatesco del XII-XIII secolo. C'è un busto dell'imperatore Tiberio. E c'è anche un ritratto di Ulisse, un busto di Ulisse che molto probabilmente è stato trovato qua fuori, nel mare fuori di Capri. Axel Monte compra la proprietà da un falegname che racconta che quando lavora nel giardino trova sempre vecchia roba da timperio, dice così, a quanto pare si chiamava l'imperatore Tiberio a Capri. E racconta anche che molte cose butta via perché pensa che sia roba vecchia, che non ha nessun senso. Per un giovane svedese ovviamente questo sembrava una cosa assurda e infatti secondo me lui è rimasto molto colpito da questo posto anche perché indubbiamente ha un'atmosfera cioè è facile pensare che qui in un posto anche così strategicamente interessante per l'isola, perché vedi tutto il golfo di Napoli da qua, che qui sorgeva una volta una villa romana. Oggi Villa San Michele è un'istituzione culturale dello Stato svedese. La casa e il parco sono diventati un museo in cui immergersi per rileggere il sogno di Monte, fondere in un unico luogo architettura e archeologia. Creare una quinta scenica ideale in cui far rivivere il mito. Capri
un luogo dove la fascinazione dell'antico è stata sempre viva, ma è in età borbonica che si comincia l'avventura, l'esplorazione archeologica, e non è un caso, si sta scoprendo Pompei, torna alla luce Ercolano, i Borboni che hanno compreso quanto è importante per il prestigio presso le corti europee avere un background basato su antichità che emergono dalla terra, intraprendono anche esplorazioni qui a Capri. Ma i veri scavi cominciano con un gigante dell'archeologia, Amedeo Maiuri. Amedeo Maiuri era il sovrintendente, ovviamente, in Campania, che stava scavando in quegli anni Pompei, negli anni 30, e intraprende gli scavi anche a Capri. Qui a Capri porta alla luce quello che ancora noi oggi vediamo di Villa Iovis, ma non gli basta. Segue le fonti che indicano la presenza di ben 12 ville di Tiberio qui a Capri e intraprende anche l'esplorazione della villa d'Amecuta ad Anacapri. Le scoperte sono straordinarie, non solo viene fuori appunto strutture di queste monumentali ville che l'imperatore aveva abitato, ma vengono fuori anche reperti importanti, come un bellissimo torso di giovane che viene proprio dalla villa di Damecuta. Villa Iovis è incastonata in uno dei punti più strategici dell'isola, dal quale si può ammirare l'intero Golfo di Napoli, da Punta Miseno fino alla costiera sorrentina. È proprio qui che l'imperatore Tiberio aveva costruito la sua residenza principale. Un luogo esposto alla vista, ma allo stesso tempo inaccessibile e lontano dai nemici. Io credo che la villa ce la dobbiamo immaginare estremamente monumentale ed elevata in altezza. È un grande blocco centrale, monumentale su più piani, dove quello che vediamo noi è solo la base con le 4 cisterne. Dall'esterno sembrava quasi un munito castello, molto elevato in altezza, che doveva essere visibile dalle navi che arrivavano e subito dopo Punta della Campanella. E però ovviamente non poteva essere concepito un palazzo qui senza tutti i comfort della villa marittima. Quindi villa perché c'era anche l'ozium, quindi si doveva, come dire, filosofeggiare. Si leggono i classici, ci si ispira con la letteratura. E poi ovviamente c'è anche l'aspetto più godereccio, quindi quello della convivialità a base del vino e, come dicono le fonti, anche a base del sesso. Quello che a me colpiva è che un posto come Capri, dove è incombente la presenza di Tiberio, nella toponomastica, nell'immaginario dei turisti che vengono qui a cercare l'imperatore, era strano che non ci fosse nessun luogo che raccontasse questa vicenda straordinaria. Quindi si è deciso di fare un museo, e non poteva che essere ospitato in questi spazi meravigliosi della Certosa, perché qui si ricrea quel rapporto strettissimo che era quello voluto da Tiberio nelle sue ville fra la cultura e la natura. I reperti custoditi nel nuovo museo archeologico raccontano quei decenni del I secolo d.C., nei quali Capri divenne l'isola dei Cesari, il cuore pulsante dell'impero. Un luogo suggestivo nel quale immaginare perfino la presenza di creature divine. È il caso delle statue ospitate nell'ultima sala e ritrovate all'interno della Grotta Azzurra negli anni 70. Come dobbiamo immaginarci la grotta? Solo un ninfeo o anche forse proprio un luogo di culto per Poseidone? Sicuramente era un luogo che doveva stupire, perché chi entrava da quel passaggio stretto e poi vedeva all'improvviso questa grotta dove il blu acceca e dall'acqua emergere delle statue che raccontavano una storia marina, di divinità marine, doveva essere veramente impressionante. Quello che possiamo cogliere dai frustoli di statue molto corrose del mare è che ci sono creature marine, probabilmente che fanno capo a Poseidone, e ci sono quindi tritoni e nereidi.
Il mito di Capri vive di immagini. Mai le bellezze di un'isola sono state così tanto riprodotte e diffuse ovunque. Ma una su tutte è più rappresentativa delle altre, quella della Grotta Azzurra. Da sempre nota ai capresi col nome di Gradola, la grotta diventa popolare dopo la sua riscoperta nel 1826. È un notaio del posto, Giuseppe Pagano, ad architettare quella che è passata alla storia come un'abile mossa di marketing. Invitare 2 pittori stranieri a fare una gita in barca che ha come tappa finale proprio la grotta. I 2 artisti, colpiti dalla magnificenza ineguagliabile dei colori, le danno il nome di Grotta Azzurra. La più vecchia cartolina della mia collezione è datata 1891 e ha come soggetto chiaramente la Grotta Azzurra, perché era il soggetto più diffuso all'epoca. E il 1826 rappresenta uno spartiacque nella storia di Capri, tra un'isola povera, insomma, dove c'erano pochissime attività lavorative legate alla pesca, all'agricoltura, e il dopo, quando si innescò un circolo virtuoso che non si è più fermato fino ai nostri giorni. Proseguendo nella storia della cartolina, non possiamo tralasciare quelle che vanno sotto il nome di Grushaus, saluti da, che sono quelle dipinte, che ebbero un grandissimo successo. Posseggo anche una cartolina del 1912 che è abbastanza particolare. Raffigura una coppia di sposi che viene a Capri con una valigia che si apre e c'è tutta una serie di fotografie di Capri. A partire dalla fine dell'Ottocento, il mito di Capri attira sull'isola una nutrita schiera di personaggi provenienti dall'Europa e dall'America. Ricchi eccentrici e uomini di cultura. Qualcuno la sceglie come incantevole stazione climatica, qualcun altro come luogo isolato nel quale vivere libero dalle convenzioni sociali. Chi arriva qui, del resto, trova una natura aspra e selvaggia. Un paesaggio spoglio, bruciato dal sole, dal quale emergono piccole case tinte di bianco. Le dimore degli isolani sono troppo piccole e modeste per ospitare la nuova esclusiva colonia di forestieri. E così si inaugura a Capri una stagione architettonica del tutto particolare ed eclettica. Artisti e pittori, soggiogati dal fascino esotico dell'isola, si mettono a sperimentare costruzioni ispirate alla moda dell'orientalismo, così in voga tra gli intellettuali dell'epoca. Dobbiamo anche pensare che Capri all'epoca era molto gialla come colori, molto brulla, e questa dava l'idea di un lembo d'Oriente. Le stesse case, gli stessi quartieri densi potevano essere interpretati come delle case delle coste del Nord Africa o della Turchia. Questo, come dire, lascia creare l'immaginario di una Capri moresca, di una Capri d'Oriente, e questo spiega perché molti pittori, facendosi loro stessi architetti delle proprie case con l'aiuto di capimastri, prediligono uno stile moresco. Lungo via Tragara, l'elegante torre merlata di Villa di Scopoli si staglia ancora oggi come un minareto nel paesaggio caprese. La villa, costruita dal pittore francese Henri Darras, è una delle prime residenze orientaleggianti di Capri.
Le mattonelle di maiolica e gli archi intrecciati richiamano i motivi ornamentali delle moschee islamiche. Affacciata sui due golfi dell'isola, Villa Quattroventi, vista da lontano, ricorda invece con la sua imponente torre una fortezza medievale islamica. L'eccentrica architettura è opera del pittore newyorkese Elihu Veddar, che in ogni dettaglio della villa cerca di evocare un Oriente fiabesco e indistinto. Queste ville ospitano una cerchia davvero variegata di personaggi. Ci sono pittori come Veddar e il suo amico Charles Coleman, protagonisti della vita sociale e mondana dell'isola come le celebri signorine Kate Perry e Sadie Walcott. Tra i fasti di Villa Torricella vivono in libertà la loro relazione sentimentale che provano inutilmente a nascondere fingendosi sorelle. Ci sono poeti come Rainer Maria Rilke o rivoluzionari russi come lo scrittore Maxim Gorky, che riunisce intorno a sé una colonia di esuli russi. L'isola di Capri tra fine Ottocento e inizio Novecento diventa una sorta di grande calamita, una specie di crocevia internazionale di tantissimi destini, personaggi variegati. Perché tutti convergevano a Capri? Perché a Capri si potevano intercettare le avanguardie, si potevano vedere quadri, si potevano leggere poesie, ci potevano essere scambi tra personaggi che in altri posti dell'Italia non c'erano. Capri, a fine Ottocento, è un ricettacolo di desideri, fantasie personali e collettive. Molti intellettuali scelgono l'isola come luogo ideale per esprimere liberamente la propria dimensione interiore. Il barone Fersen era un barone francese di discendenza svedese che all'inizio del 1903 fu coinvolto in uno scandalo che coinvolse la sua sessualità. Lui era omosessuale, erano coinvolti anche dei minori. Lui si ritrovò costretto a fuggire da Parigi. Decise di stabilirsi qui a Capri, dove l'omosessualità era più tollerata, diciamo, era vista più di... ci si chiudeva un occhio, insomma. Si ha l'idea che tutto sommato nell'isola si possa, e in parte è vero, vivere con maggiore libertà di costumi che non nelle grandi città europee. E così Fersen inaugura una nuova fase costruendosi la sua Villa Lysis. Credo che non sia un caso che non si rivolge veramente a un architetto, ma si rivolge a uno scenografo. È la rappresentazione, la scenografia della sua stessa vita. Jacques Fersen ha le idee chiare. Vuole costruire una villa autobiografica e ogni dettaglio è studiato a questo scopo. A cominciare dal posto, Punta Lo Capo, estremità occidentale dell'isola in diretta connessione con Villa Iovis e con tutto quell'immaginario di sublime terribilità, precipizi a picco sul mare e scogli mortali che quel luogo si porta dietro. Il fatto che il barone Fersen scelga quel luogo per la sua villa, proprio sotto la Villa Iovis, non credo sia casuale. La figura di Tiberio si ha goduto di una pessima stampa. Tutti ne parlano malissimo, a partire da Svetonio, raccontando di una personalità torbida, dai tratti assolutamente perversi. Ci sono delle cose inaudite, anche di perversioni sessuali, anche ovviamente di pedofilia spinta. Il rapporto con Tiberio per lui doveva essere assolutamente stretto. In fondo era anche Fersen, era così inquieto e così in fondo in qualche maniera animato da, come dire, quasi da un approccio torbido alla vita. Al suo esilio dorato, Fersen dà il nome di Villa Lysis, un omaggio a Liside, il fanciullo protagonista di un dialogo di Platone sull'amicizia. I lavori durano 2 anni e finalmente nel 1905 Fersen si stabilisce qui insieme al giovane Nino Cesarini. Un ragazzo di rara bellezza.
Nelle parole della poetessa Ada Negri, un volto da medaglia, dagli occhi troppo lunghi e troppo neri. Nino Cesarini è stato il compagno di vita di Fersen fino alla fine della sua vita, nel 1923, e ha vissuto qui con lui. Fece dedicare a Nino anche una statua che si trovava dove ora si trova la statua del pescatorello di Annibale Delotto, ed era una riproduzione di Nino Cesarini a dimensioni naturali. Era raffigurato come una divinità marina seduto su una conchiglia. Villa Lisis è una dimora eclettica con terrazze a strapiombo sul mare. Tutto è un richiamo all'antico. Le colonne corinzie con tessere d'oro, i tempietti e i boschetti di mirto. Un omaggio alla classicità che fa eco anche dall'iscrizione posta all'ingresso: Amori et dolori sacrum, un luogo dedicato all'amore e al dolore, un tempio neoclassico consacrato alla dualità della vita. Il barone Fersen ha vissuto qui dal 1905, quando la villa è stata costruita, fino all'anno della sua morte, nel 1923. Lui morì suicida proprio qui, nella villa, sciogliendo 5 grammi di cocaina in una coppa di champagne. Lui non lasciò dei biglietti o dei messaggi che fecero intendere che si fosse suicidato, ma sappiamo tramite delle fonti che andò a chiudere i conti che aveva aperti nelle varie botteghe dell'isola proprio il giorno prima di morire. Capri è l'isola dei contrasti interiori, un brusco passaggio tra il mare e la terra. Luogo di contatto tra le profondità piene di pericoli e le divinità eteree del cielo. Nella sua doppiezza, quest'isola riesce però a conciliare l'inconciliabile, e in molti vengono proprio qui, nel tentativo di fare pace con la propria anima. Amante di capri e appassionato di ricerche biologiche marine, il magnate tedesco Alfred Krupp si stabilisce all'Hotel Quisisana nel 1899. Tutti lo conoscono come il re dei cannoni. Erede delle acciaierie Krupp, è l'uomo più ricco della Germania, eppure è alla ricerca spasmodica di uno spiraglio di libertà. La figura di Alfred Krupp è rappresentativa di una tendenza di concepire Capri come appunto un varco aperto verso dimensioni diverse, un luogo in cui liberarsi anche della rigida cultura nordica. Krupp si illuse a Capri di poter manifestare non tanto la sua omosessualità, ma la sua vaghezza sessuale, usiamo questo termine, e la pagò cara. Le frequentazioni clandestine di Krupp a Capri fanno scalpore. Prima i giornali italiani e poi quelli tedeschi fanno scempio della sua vita privata e il caso diventa uno scandalo internazionale. Krupp muore nel 1902, molto probabilmente suicida. Ma a Capri lascia un segno profondo, un intaglio nel paesaggio che ancora oggi collega mare e cielo. Alfred Krupp era anche un appassionato naturalista e aveva iniziato a studiare la biologia marina e terrestre di Capri. Avendo un panfilo ormeggiato sempre a Marina Piccola, voleva appunto recarsi lì per le sue ricerche sulla biologia marina. Ma era scomodo scendere dall'Acquisisana fino a Marina Piccola, non c'era una strada. E così decide a sue spese di costruire una strada sulla base di una piccola mulattiera, affidando il progetto a Emilio Maier, un ingegnere che aveva già realizzato la strada tra Capri e Anacapri alcuni anni prima. L'occasione di approfondire il caso di Via Krupp è legata alla mostra Italia 61, mostra per il centenario dell'unificazione italiana che si tiene a Torino in quell'anno, nella quale Roberto Pane è coinvolto per realizzare il padiglione Campania e in quell'occasione dirige 2 documentari, uno dedicato a Montesarchio e un secondo dedicato proprio a Via Krupp, con un titolo molto suggestivo, Una strada come opera d'arte.
Via Krupp è tagliata nella roccia viva e si svolge secondo una pendenza costante. Chi la percorre non prova alcuna fatica sia a scendere che a salire, perché scopre ad ogni svolta una prospettiva nuova, una veduta di cielo e di costa che ciascun passo contribuisce a modificare negli elementi che la compongono. Via Krupp sta a dimostrare che anche una strada può essere un'opera d'arte, e non per modo di dire, ma proprio nel significato estetico della parola. Roberto Pane esalta questa caratteristica di Via Krupp di adattarsi perfettamente alle condizioni naturali. In tal senso la strada gli appare come un'opera d'arte sia in senso di uno strumento che consente di fruire dello straordinario paesaggio caprese, ma sia nel disegno stesso della strada. E di un momento in cui il tema delle strade era un tema molto controverso, c'erano grandi anche polemiche per le strade che distruggevano i paesaggi, questo tema invece dimostra che si può fare una strada come un'opera d'arte, una strada bella, che invece di distruggere un paesaggio addirittura lo qualifica. Ella portava un braccialetto strano. Dopo la Prima Guerra Mondiale e l'avvento del fascismo, le vicende di Capri e del suo paesaggio edilizio cambiano in fretta. Viscida e viva quando l'ho toccata, quando ella abbandonavasi fremente sul... Si inizia a guardare con diffidenza e sarcasmo alle intemperanze architettoniche, oltre che morali, compiute dagli stranieri che hanno colonizzato l'isola. Vipera, vipera, sul braccio di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei. Strani episodi, come la Casa Rossa di John McCowan ad Anacapri, cominciano ad essere mal tollerati. Il rosso pompeiano con cui l'eccentrico colonnello della Louisiana aveva dipinto la sua dimora stride con l'ideale di isola che il mutato clima politico intende promuovere. Una mediterraneità fatta di linde case bianche, abitate da una comunità saldamente ancorata a valori tradizionali. Si tentò di rendere meno scostumata quest'isola, cercando di arginare il fenomeno dell'omosessualità. Addirittura il commissario Dosi a un certo punto disse: a Capri le persone normali dovrebbero mettersi una specie di nastrino, perché ne sono così poche che bisogna avere la possibilità di distinguersi a Capri. Il fascismo vuole fare di Capri una delle grandi mete del turismo nazionale e internazionale, cioè un luogo per i gerarchi, un luogo per i grandi politici. In qualche modo la parola d'ordine è via lo straniero. Via lo straniero per il fascismo significa via gli stranieri, cioè gli europei. Per i capresi sembra invece avere un significato diverso. Riprendiamoci noi in mano la gestione dell'isola, riprendiamoci anche le tradizioni vere o apparenti nel modo di costruire, riprendiamoci il nostro destino. L'isola è spesso luogo di rinascita. Su un'isola si arriva dopo un naufragio e da qui si ricomincia. Oppure si torna dopo un lungo viaggio per iniziare una nuova vita. Edwin Cerio, nato a Capri, torna sull'isola all'inizio degli anni '20. Era andato via giovanissimo per realizzare il suo sogno, progettare navi militari. Ha 45 anni e un'idea ben precisa: ristabilire le regole dell'architettura caprese. Edwin Cerio è stata una delle figure più importanti della storia dell'isola di Capri negli anni tra le due guerre. Cerio condurrà con la sua vis polemica e con la sua ironia pungente la battaglia per l'affermazione dello stile di Capri, ovvero di quello che lui riterrà il modo corretto, giusto e rispettoso della tradizione e dei contesti per costruire a Capri.
conia e codifica quello che lui stesso chiama stile di Capri. Desidera riaffermare sia l'utilizzo dei linguaggi architettonici tradizionali capresi, ma anche le tecniche costruttive tradizionali, che lui qualifica con una bella definizione come arte muraria paesana, la nostra bella arte muraria paesana. È con Cerio che emerge il carattere tipico dell'architettura caprese. È un'architettura fatta non di ornamenti, non di stucchi sovrapposti, quanto piuttosto di masse piene bianche, un'architettura fatta in malta di calce, in pietra naturale, con le volte stradossate coperte dal famoso battuto di Lapillo, che sono un elemento che lega l'architettura al paesaggio di Capri in modo straordinario. Nel 1920 Edwin Cerio diventa sindaco e approva un regolamento edilizio che favorisce il recupero delle tecniche costruttive tradizionali. Una su tutte è proprio il battuto di Lapillo, un metodo di rivestimento delle volte che accomuna i borghi marinari del Golfo di Napoli. Una mistura di lapillo vulcanico e latte di calce che viene stesa con grosse spatole di legno da una squadra di operai al ritmo del loro canto. Edwin Cerio non si limita a dettare gli stilemi della tipica casa caprese, ma inizia anche a progettare residenze di straordinaria finezza. Una di queste diventa il suo rifugio. È lo studio, in via Tragara, un vecchio atelier che Cerio si diverte a trasformare in una vera e propria abitazione curata in ogni dettaglio. Nello studio troviamo in qualche maniera sintetizzate tutte le tematiche care a Cerio e che qualificheranno la sua tecnica progettuale. Troviamo naturalmente i volumi puri aggregati l'uno all'altro, troviamo le volte stradossate, troviamo la pergola rustica, troviamo soprattutto una grande cura, una grande attenzione nella progettazione sia degli spazi interni che degli spazi esterni. Cerio è autore di un'iniziativa importantissima, l'organizzazione a Capri nel 1922 del primo convegno sul paesaggio in Italia. Un evento nato come conseguenza dell'approvazione della legge a difesa dell'ambiente e del patrimonio storico e artistico. Benedetto Croce, filosofo di fama e allora ministro della pubblica istruzione, mette a punto uno strumento in grado di introdurre per la prima volta in Italia uno specifico regime di tutela per le bellezze naturali. La legge del paesaggio ha soprattutto due punti per cui esercita la tutela. Il primo sono le bellezze naturali, sono quei punti eccezionali che ha creato la natura inconsapevolmente. Una cascata, una grotta con delle stalattiti, un ghiacciaio. Per Croce la produzione estetica della natura è importante ma inferiore alla produzione estetica dell'uomo perché è un qualcosa di inconsapevole dove la bellezza viene riconosciuta dall'uomo e non fa parte di una volontà conformatrice. E gli altri sono i panorami e la questione è abbastanza semplice, cioè tutelare delle vedute. Cerio vuole fortemente che il convegno si svolga sull'isola di Capri, tenendo a ragione l'isola ha un contesto particolarmente delicato da questo punto di vista e particolarmente minacciato sotto il profilo paesaggistico appunto dalle incipienti speculazioni edilizie che iniziavano già a proliferare sull'isola da parte di quelli che lui definisce con una definizione molto particolare pescecani milanesi. La scelta di Capri corrisponde a due aspetti. Uno, confermare nel luogo d'Italia che ha più bellezze naturali l'importanza di questa legge. Ma c'è di più. In realtà il tema del paesaggio è anche l'architettura. In questo convegno si vuole dire che l'architettura è altrettanto importante, che se le case di Capri smettessero di essere a calce bianche e cominciassero a essere verdi e gialle, il paesaggio ne risentirebbe. Non dimenticar le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amore.
Gli anni del fascismo coincidono per l'isola con una notevole crescita del turismo. La presenza delle élite attira anche le masse e l'isola viene presa d'assalto. Dopo la metà degli anni 30 aumentano le richieste di licenza per costruire nuovi alberghi e ville private e Capri si trova a dover combattere contro la minaccia di una crescita edilizia incontrollata. A Capri si sperimenta il primo strumento di pianificazione paesistica in Italia. Viene chiamato un grande personaggio, Gustavo Giovannoni, che era un super consulente, un ingegnere, uno studioso. Forse non mi sai capire. Il risultato finale, che sarà poi approvato nei primissimi mesi del 39, è uno strumento che immagina di tutelare in modo integrale tutte le singolarità geologiche dell'isola. Non dimenticar le mie Le rupi scoscese, naturalmente i faraglioni, la zona di Tiberio, lasciando però la possibilità di densificare quelle aree dove già si era costruito, come Marina Piccola, la zona naturalmente del centro di Capri, la zona della Moneta vicino Tiberio, per evitare che le case fossero sparpagliate nel paesaggio, fossero gettate lì, diciamo in modo irregolare, ma rispondessero a uno schema di aggruppamento ambientale. Durante l'approvazione del piano c'è anche un caso abbastanza clamoroso, e cioè la realizzazione della Villa Malaparte sul promontorio di Capo Massullo, praticamente in un'area che sarebbe stata poi sottoposta a tutela integrale. La vicenda è vista molto male anche a livello locale, anche da parte dei tecnici locali che scrivono a Giovannoni in maniera molto polemica che Malaparte si prepara a realizzare un'irreparabile infamia. Questo capolavoro del razionalismo italiano è la materializzazione del sogno di Curzio Malaparte, scrittore e personaggio in vista negli anni del regime. Il panorama che si gode da Punta Massullo lo incanta. Possedere quell'angolo di paradiso diventa la sua ossessione. Riesce, grazie all'intervento dell'amico Galeazzo Ciano, a ottenere una licenza edilizia e coinvolge nel progetto l'architetto Adalberto Libera. I lavori di costruzione della villa terminano nel 1940. Il risultato è una pennellata di rosso sospesa sul mare, la memoria del sagrato di una chiesa, una vela tesa al vento, esattamente ciò che Malaparte immaginava. Ed è per questo che la chiama Casa come me. Casa Malaparte è sicuramente una delle architetture più iconiche, una inchiesta che fu fatta negli anni '80 da una rivista italiana la dava per l'architettura moderna italiana più popolare al mondo. Qual è la sua peculiarità? Innanzitutto proprio di essere stata costruita in un luogo fantastico dal punto di vista paesistico e quindi essere un'eccezione, e in qualche modo quindi sostenere la tesi di chi ritiene che l'architettura possa essere fatta in qualsiasi luogo, possa esserci nuove costruzioni purché siano di alta qualità. Rispetto ad altre, diciamo, irreparabili infamie che invece si realizzano negli anni 60, pensiamo per esempio all'albergo che viene costruito proprio nel deserto della Certosa di Capri, a picco sul mare, senza alcuna qualità architettonica. Ecco, in confronto a questo la Villa Malaparte è un capolavoro. In questa magica cornice appare la Certosa, un insigne monumento del XIV secolo. Anche qui incombe l'ombra sinistra della speculazione edilizia. Nelle adiacenze della Certosa dovrebbe sorgere un albergo per il quale sono stati già iniziati i lavori di sbalcamento. Professor Pane, lei ritiene che la costruzione di un albergo fra la Certosa e i giardini di Augusto possa costituire una menomazione del paesaggio caprese? Certamente costituisce una menomazione e, a mio giudizio, anche molto grave, in quanto che la Certosa è un monumento che va visto nella tradizione che lo ha consacrato per secoli, e cioè in mezzo al verde. Il breve tratto di terreno che è compreso tra la Certosa e i giardini d'Augusto, l'unico giardino pubblico dell'isola, dovrebbe essere assolutamente lasciato così com'è. È veramente incredibile che sia stato concesso il permesso di costruire un albergo, là dove per decenni questo permesso era stato negato anche per una piccola casetta.
sul destino del piano è un allievo atipico di Giovannoni, Roberto Pane, molto legato all'isola di Capri, a scrivere già nel 1945 un breve articolo intitolato Difesa di Capri, in cui evidenzia come Capri sia a rischio per la tutela del paesaggio, sia perché il piano non è stato applicato e quindi invece di densificare, come il suo maestro aveva proposto, invece di tutelare le aree a maggior pregio naturalistico, si sta rischiando di avere case un po' ovunque, gettate come dadi sparsi sul verde. E dall'altro Capri è stata vittima di un eccezionale infortunio, cioè come tutte le persone che sono troppo amate ha finito, come dire, per essere danneggiata dallo stesso amore che ha ricevuto, finendo per diventare inevitabilmente leziosa e carina. Sono contentissimo che il piano regolatore è stato approvato perché ci sono molti abusi fatti sulla piazza di Capri. Basta con le costruzioni per me, anche io pago l'affitto e basta, perché Capri è finito. Il mio pensiero è che a Capri non si mettesse neppure più una pietra. Villa San Michele, Villa Lisis, Via Krupp, Casa come me. Non sono forse stati ingenui tentativi di raggiungere uno stato di totale felicità? L'intento di Cerio di tutelare la sua isola e proteggerla dalla speculazione non si è forse trasformato in un'ambizione irrealizzabile? Capri è stata e rimane l'isola dell'utopia, un'alternativa alla realtà destinata a diventare irraggiungibile. Potremmo dire che c'è stata un'utopia caprese anche in tema di tutela del paesaggio. Capri ha sicuramente una pressione antropica molto significativa, aumentata enormemente. L'isola era uno scoglio, è uno scoglio, come diceva Roberto Pane in quegli anni, è un piccolo scoglio dove si sono concentrati troppi appetiti. Guardare per esempio le aerofoto a confronto tra il 1943 e il 2003 messe a confronto è impressionante. Rilke nel 1906 appunto si lamenta delle 200-250 persone che erano sbarcate a Capri in un solo giorno. Ma lo stesso Henry James a un certo punto dice delle persone che entrano all'interno della Grotta Azzurra: speriamo che non escano più, speriamo che rimangano dentro. Questa è una violenza. In questi giorni si sta parlando qual è il numero massimo di persone che l'isola può sopportare. I due comuni avrebbero individuato in 2,5 milioni le persone che in un anno ufficialmente possono venire a Capri. Siamo destinati ad una banalizzazione completa. Nonostante il sovraffollamento turistico, commerciale e edilizio, Capri conserva ancora delle isole di autenticità. Le vicende esistenziali e artistiche di chi su questo scoglio ha provato a sfidare se stesso e il proprio destino non sono del tutto dimenticate. Sopravvivono in alcune dimore grazie alla passione e alla dedizione di chi ancora le abita. La storia di Villa La Ginestra si interseca con l'arte del costruire che è tipica dell'isola. L'avvocato Giovanni Galatà compra il terreno nel 1913, abbiamo gli atti notarili di acquisto e dal 13 in poi inizia a costruire la sua casa, richiedendo in modo esplicito il ricorso allo stile neomoresco. Pergolato è sicuramente un elemento distintivo della villa, ma anche le finestre lobate tipiche dello stile neomoresco che viene adottato in tanti episodi coevi è molto interessante. Anche gli interni della villa rimandano ancora alla moda del tempo. Alcuni mobili provengono dai lunghi viaggi che la comunità di esuli capresi amava intraprendere verso Oriente, per fare poi sempre ritorno a Capri. L'isola del Buen Ritiro. La Ginestra è per me un luogo particolare perché sicuramente accoglie ancora oggi l'animo dell'esule, l'animo di colui che arriva in questa casa e vuole trovarvi rifugio, ma è anche una casa che guarda al porto,
alle navi che arrivano, che guarda alla piazza, che guarda alla vita contemporanea dell'isola, che finita intorno al pomeriggio l'assalto degli aliscafi ritrova la quiete e ritrova una vita anche di paese molto interessante. Il tempo di Capri non può essere quello di una fugace escursione. Per conoscerla bisogna immergersi in una dimensione lenta e consapevole. Casa La Solitaria è la dimora che sintetizza lo spazio ideale per poter entrare davvero in connessione con l'isola. Quando Edwin Cerio nel 1907 decide di acquistare questo terreno, comprende che non è un atto di conquista del luogo, ma è un atto di restituzione, ovvero decide quindi di costruire una casa che potesse rappresentare per lui l'ideale dello stile caprese e che fosse quindi un dono a Capri, alla cittadinanza, e un dono alla sua sposa. Dagli scritti di Cerio desumiamo che il suo approccio con questo luogo è stato un cuci e scuci, perché lui immaginava La Solitaria quindi come un tessuto che dovesse totalmente adattarsi al contesto in cui sorgeva. Ed è per questo che non ha planimetrie, ma procede giorno dopo giorno aprendo, modificando le volumetrie, perché lui desiderava che ogni apertura, ogni finestra fosse un quadro d'autore firmato da Dio. Ed è questa la straordinarietà di questo luogo, perché è un luogo che riesce ad aprire degli spazi che sono nello stesso tempo degli spazi sul paesaggio, ma sono anche un'apertura nell'anima. La casa, per Cerio, è un commento lirico del paesaggio. È per questo che realizza La Solitaria come un perfetto equilibrio tra l'opera della natura e l'opera dell'uomo, tra i faraglioni e il colonnato della terrazza. E a circondare questo dialogo continuo un parco progettato da Mimì Ruggero, maestro incontrastato dei giardinieri capresi. Le jardin original de Mimì Ruggiero était sobre, naturel. Il accompagnait simplement la pente naturelle de ce théâtre. Il a conçu cette allée de cyprès pour rappeler la verticalité de nouveau entre la maison et le Pizzolongo. L'héritage de Mimì Ruggiero, nous le respectons, nous voulons le respecter dans cette justesse, cette sobriété, ce caractère très méditerranéen. Compton Mackenzie, Norman Douglas, Michelangelo Pistoletto e Lea Vergine. Molti sono stati gli scrittori e gli artisti passati da qui. A più di 100 anni dalla sua realizzazione, Casa La Solitaria conserva ancora la memoria di chi l'ha abitata e si prepara ad aprire le porte a una nuova dimensione. La raison du choix de ce projet de vie, ce projet ambitieux, ce projet presque fou, de prendre le relais, de devenir les nouveaux gardiens, les nouveaux passeurs de cette maison, vient d'abord de cette île. C'est une île de culture, c'est une île qui a des proportions merveilleuses. C'est une maison qui a une histoire, c'est une maison qui est extrêmement discrète, ce que j'apprécie énormément. C'est une maison qui unit à la fois le corps et l'esprit, et c'est ça qui me plaît particulièrement. Je voulais le faire également ensemble avec Cristiano Leone, c'est un grand projet commun. Ci siamo imbarcati nell'avventura del cantiere monumentale. È un cantiere che inizia oggi per restituire la casa alla sua forza originaria, quindi attraverso il recupero dei materiali antichi, le tecniche antiche, ed è stato un grande piacere perché abbiamo potuto lavorare con i migliori artigiani. E l'idea sarà quella poi di aprire soprattutto il parco in alcuni momenti dell'anno alla cittadinanza e di accogliere in residenza degli artisti. Non sarà tanto una residenza d'artista, il concetto che noi vorremmo dare a questo tipo di residenza sarà una villeggiatura d'artista, no? Riunendoci un po' a tutta la tradizione della villeggiatura italiana che da Goldoni a Goethe, no? Ci fa capire quanto sia soltanto non una condizione estetica, ma una condizione etica, una condizione dell'anima.
In un secolo che ha visto il mondo travolto dagli eventi più tragici, Capri è stata l'isola dell'utopia. Un luogo ideale che molti hanno scelto per concretizzare la propria ambizione o la propria follia. Sì, facciamoci una domanda. Questo lo devo ripetere. Quindi sarà difficile in italiano. E il simbolo vivente di questo ventaglio di occasioni mancate è stata la casa. Eclettica o tradizionale, piccola o grande, elegante o modesta, la casa a Capri è innanzitutto il condensato di un sogno, un'illusione vestita di calce e roccia. Time.